Oggi vado a fare il pollo in scapece, non la scapece tradizionale che conoscete o che molti di voi conoscono, un qualcosa di un po' differente ma che rende questo pollo qualcosa di straordinario. Tra l'altro molto facile da fare. Allora, prima cosa, casseruola, un pochino di olio sul fondo, non serve tantissimo. Accendete il fuoco e mettiamo a rosolare il pollo. Cosce e sovraccosce, se volete potete togliere anche la pelle, Io l'ho lasciata perché alla fine mi piace, ma semplicemente per questo, non perché sia necessaria. Comincio a farlo rosolare dalla parte della pelle. Questa è un'operazione da fare con tutta la calma del mondo, nel senso che il pollo deve rosolare bene, proprio deve rosolare molto bene. Quindi abbiamo il tempo di prendere le verdure e cominciare a affettarle senza fretta. Carote, affettiamole più o meno a rondelline di queste dimensioni. Perché? Perché devono rimanere in cottura abbastanza integre. Non è una cottura lunghissima ma neanche breve, per cui se le affetto troppo fini si spappolano. Ora affetto la cipolla, anche questa non troppo fina. Ora bisogna solo aspettare che si rosoli bene il pollo. È praticamente terminata la preparazione di questa ricetta. Facile, no? Non vi preoccupate se rimangono dei pezzettini attaccati, e questo dipende ovviamente dalla padella. Ora vado a declassare il fondo con il vino. E aggiungo le verdurine subito. Aggiungo gli spicchi d'aglio, non mettetene meno di 2 o 3, io in questo caso qui ne metto 6, ma sono spicchi non tanto grandi. Aggiungo 2 foglie d'alloro, qualche chicco di pepe nero. Su www.casapappagallo.it troverete la ricetta con tutti gli ingredienti e lo svolgimento spiegato sicuramente meglio di come lo sto facendo io. Altra aggiunta, il peperoncino, questo assolutamente facoltativo, cioè nel senso, se non amate il piccante non lo aggiungete. In questo caso qui comunque è un peperoncino fresco, è leggermente meno piccante, ne metterò a metà. Ora, con tutta la tranquillità del mondo, si lasciano stufare queste verdurine, quindi assorbiranno tutto il vino, evaporerà tutta la parte alcolica per almeno una decina di minuti e poi si prosegue. Terminato completamente la parte del liquido, vedete, è completamente assorbito il vino e tutto, sono passati oltre 5 minuti, siamo quasi a 10 minuti, però dipende sempre dall'intensità del fuoco e anche la tipologia di padella che avete, quindi tenete come indicatore il fatto che il liquido è completamente assorbito o evaporato. Proseguiamo la ricetta. Ci vado a rimettere il pollo, i pezzi di pollo, e li sistemiamo sopra. E ora piano piano a cascata tutti gli altri ingredienti. Aceto, pomodorini, io le metto interi, ma se voi volete metterli a pezzi, metteteli a pezzi. Io le voglio così perché almeno un pochino qualcuno di questi pomodorini rimarrà integro. Sale, un pochino mettetelo, un paio di rametti di rosmarino, non esagerate perché sennò poi il sapore diventa prevalente. Zafferano, sto usando lo zafferano in polvere, anche perché vi dico la verità, usare lo zafferano in stigmi secondo me è un po' uno spreco. Diciamo qui in questo caso qui è quasi una sorta di colorante. E ora copro con l'acqua bollente, semplice acqua bollente. Copro, tenendo il fuoco medio-basso, lasciate cucinare almeno una mezz'oretta. La carne, tanto l'indicatore è la coscia, no? Vedete la carne che si stacca facilmente dall'osso. A quel punto la nostra ricetta è pronta, quindi ci vorrà almeno una mezz'oretta. Ci siamo, È pronto? Guardate, quello che vi dicevo prima. Vedete l'osso della coscia che si sta staccando dalla carne?
posso anche tranquillamente spengere. E ora andiamo a conservarlo, perché questo pollo qui lo potete mangiare anche caldo, ma la sua vera bontà è mangiarlo freddo. Quindi prendete i pezzi, mettete sul fondo di una casseruola, una pentola, un qualunque contenitore che possa tenere questi pezzi su un fondo e poterli poi ovviamente coprire anche con del liquido. Forse se ce l'avevo leggermente più grande era meglio. Vabbè, pace. Ho praticamente foderato il fondo di questa casseruola e ora copro con le verdure. I pomodorini, qualcuno è rimasto integro, un po' come volevo. Tutto, mettete tutto, non lasciate niente indietro. E ovviamente coprite con tutto il liquido. Basta. Copro e lascio raffreddare. Ma lo lascio raffreddare anche fuori dal frigo. Ora, giusto per, mi sono rimaste 2 carote, un po' di cipolla, giusto per sentire. Il sapore è buonissimo. Però lo mangerò dopo freddo. A dopo. È stato in frigo, non tantissimo. Questo qui è buono domani. Ora si è completamente raffreddato, ma più si lascia lì e più diventa buono. Però vi faccio vedere l'assaggio. Il pollo, un po' di verdurine e ora assaggio. Un pochino di verdurine. È un qualcosa di diverso ma proprio dal normale, cioè nel senso è una cosa strappetitosa. Mangiare il pollo freddo in genere, a meno che uno non lo mette in un panino con un sacco di salse, invece così è delizioso e oltretutto si conserva a lungo. Ma davvero, provatelo perché è fantastico. Io lo provo per voi, anche con molta soddisfazione. Terribile, ho porcato, ho perso una carota. Non si parla col boccone in bocca. Alla prossima.